Nel cuore pulsante di Roma, tra le acque lente del Tevere e la maestosità della città eterna, si erge un monumento che racchiude circa 2000 anni di storia, Castel Sant'Angelo. Questa imponente fortezza non è solo un simbolo architettonico, ma un vero e proprio testimone del tempo, che ha visto susseguirsi imperatori, papi, condottieri e prigionieri illustri. Nato come mausoleo per l'imperatore Adriano, ha cambiato volto e funzione innumerevoli volte, da bastione difensivo a residenza papale, da carcere spietato a suggestivo museo. Ogni suo corridoio, ogni sala, ogni pietra racconta storie di intrighi, battaglie, fughe leggendarie e segreti mai svelati. Ma Castel Sant'Angelo non è solo storia, è anche mistero. Si dice che nelle sue stanze riecheggiano ancora i lamenti dei prigionieri giustiziati e che il fantasma di Beatrice Cenci, la giovane nobile romana condannata a morte, vaghi nelle notti più buie tra le sue mura. E che dire della sua origine leggendaria? Si racconta che nel 590 d.C., mentre la peste devastava Roma, il Papa Gregorio Magno vide l'arcangelo Michele apparire sulla sommità del castello rinfoderando la spada, come segno della fine dell'epidemia. Da quel momento il mausoleo divenne il Castello dell'Angelo. Ma cosa rende davvero unico questo luogo? Quali altri segreti si celano dietro le sue mura secolari? In questo video ti porteremo alla scoperta di Castel Sant'Angelo come non lo hai mai visto prima. Preparati a un viaggio straordinario tra storia, arte, mistero e leggenda. Castel Sant'Angelo a Roma è la seconda attrazione più visitata dopo il Colosseo e la quinta in Italia. Oltre alle statue, sculture e opere d'arte più famose, i visitatori hanno tanto altro da scoprire su questo luogo incantevole e unico nel suo genere. Castel Sant'Angelo, conosciuto nell'antichità come Mole Adrianorum e Castellum Crescentii, è uno dei principali monumenti di Roma. Si trova sulla sponda destra del fiume Tevere, di fronte al Campo Marzio, cui è collegato dal Ponte Sant'Angelo e a poca distanza dallo Stato del Vaticano, raggiungibile attraverso un corridoio fortificato detto Passetto di Borgo. Questo monumento ha una storia millenaria ed è stato più volte modificato e ammodernato dalla sua fondazione all'epoca medievale fino a quella rinascimentale e ai giorni nostri. Famoso per essere la tomba dell'imperatore Adriano, il castello è altresì conosciuto per essere servito nella storia come fortezza, tribunale e prigione dello Stato Pontificio. Oggi, proprietà demaniale dello Stato italiano, il castello è attualmente gestito dalla Direzione Musei Statali di Roma e attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo. La storia di Castel Sant'Angelo è intrinsecamente legata a quella di Roma. Tra il 123 d.C. e il 135 d.C., l'imperatore Adriano chiede all'architetto Demetriano di costruire un mausoleo funebre per sé e la sua famiglia alla periferia di Roma, nel territorio noto come Ager Vaticanus. Chiara è l'ispirazione al modello dell'Augusteum, il mausoleo dell'imperatore Augusto, ma Adriano vuole di più, ne vuole uno gigantesco. Nel 139 d.C. il mausoleo è pronto. Sorge di fronte al Campo Marzio, cui è unito dal Pons Elio o Ponte Elio, oggi conosciuto come Ponte di Sant'Angelo. Le forme sono semplici e pulite. Sulla base cubica, in marmo di Carrara, si innalza un tamburo in peperino, una roccia magmatica tipica del Lazio e opera cementizia. Al di sopra di esso sorge il tumulo di terra, alberato e circondato di statue marmoree, tra cui il celebre Fauno Berberini, anche noto come Satiro Ubriaco. Agli angoli del basamento troviamo invece statue bronze di uomini e cavalli e sulla sommità una quadriga in bronzo guidata, secondo alcuni, dal dio Elio, secondo altri dall'imperatore in persona. Altresì caratteristico è il fregio decorativo a teste di buoi, sul quale, nella parte che dà sul Tevere, sono riportati i nomi degli imperatori che riposano all'interno dell'edificio.
sullo stesso lato è presente anche l'arco d'ingresso intitolato ad Adriano, interamente rivestito di marmor numidicum, il marmo giallo antico. Attorno al mausoleo corre invece un muro di cinta con cancellata in bronzo e decorazioni in bronzo dorato. Di questa struttura, oggi quasi irriconoscibile, sopravvivono molti resti, come le fondamenta del basamento, il nucleo in muratura del tamburo, l'ingresso monumentale e la rampa elicoidale che conduce alla camera funeraria, la sala delle urne. Per centinaia di anni il mausoleo ha ospitato i resti degli Antonini. Oltre alle spoglie dello stesso Adriano, che morirà un anno prima del compimento dell'opera, e di sua moglie, Vibia Sabina, ospiterà quelle di Antonino Pio, della sua sposa Annia Galeria Faustina e dei figli, di Lucio Elio Cesare, di Commodo, di Marco Aurelio e di 3 dei suoi figli, dell'imperatore Settimio Severo e della moglie Giulia Domna e dei figli Geta e Caracalla. Nel 403 d.C. circa, l'imperatore occidentale Onorio lo fa includere nelle mura aureliane. Da qui in poi il monumento funebre diventa un baluardo di difesa, perdendo il suo valore commemorativo e assumendone uno strategico a protezione della città eterna. L'avamposto fortificato oltre il Tevere si guadagna così l'appellativo di Castellum e rivela tutta la sua importanza durante il sacco di Roma dei Visigoti di Alarico nel 410 d.C. e dei Vandali di Genserico nel 455 d.C. Nei fossati del castello verrà ritrovata la statua del satiro ubriaco, che apprezziamo oggi tra i reperti meglio conservati, ma che fu probabilmente utilizzata dai Romani come arma di difesa e scagliata contro gli invasori. Agli albori del VI secolo il Castellum assume una nuova funzione. Viene infatti adibito a prigione di Stato per volere del sovrano ostrogoto Flavio Teodorico. Sempre come prigione verrà usato dal senatore militare romano Teofilatto nella prima metà del X secolo, così come dalla sua famiglia, la figlia Maria, nota come Marosia, e il nipote Alberico. Nella seconda metà del secolo invece il fortilizio passa alla famiglia baronale dei Crescenzi, che per un secolo si impegna a rafforzarlo. Non a caso, a partire da questo periodo, il castello è conosciuto con il nome di Castrum Crescentii e per lungo tempo viene così designato, anche quando passa di proprietà alla famiglia nobile di origine ebraica dei Pierleoni e successivamente a quella degli Orsini, famosa per aver dato alla Chiesa molti papi e cardinali, e che, probabilmente, lo ottengono proprio da Papa Niccolò III, nato Giovanni Gaetano Orsini. Sempre a Niccolò III dobbiamo la realizzazione del Passetto di Borgo, che costituì, per lui e per i papi a venire, un passaggio protetto dalla Basilica di San Pietro a Castel Sant'Angelo. L'edificio rimane di proprietà della famiglia Orsini fino al 1365 circa, quando viene ceduto alla Chiesa che, nel 1367, ne consegna le chiavi al pontefice benedettino Urbano V, con l'intento di sollecitarne il rientro a Roma e decretare così la fine della cattività avignonese. Nel 1379 una sommossa popolare rischia di distruggere il castello. In pieno scisma d'Occidente, Papa Bonifacio IX incarica nel 1395 l'architetto militare Niccolò Lamberti, non solo della ricostruzione, ma anche di numerosi interventi di miglioramento dell'assetto difensivo del castello. L'ingresso allo stesso diventa così possibile da un'unica rampa, protetta da un ponte levatoio. Di fatto, Bonifacio IX apre un periodo di ammodernamenti che durerà i 4 secoli successivi. Verso la metà del XV secolo, per volere del pontefice Niccolò V, il castello ottiene la sua prima residenza papale e 3 bastioni agli angoli del quadrilatero esterno. Alessandro VI Borgia, papa dal 1492, dà incarico all'architetto Antonio Giamberti da San Gallo, detto il Vecchio, di importanti lavori di fortificazione. Applicando le tecniche della fortificazione a quella moderna, l'architetto trasforma il castello in un'autentica roccaforte militare con 4 nuovi bastioni. Sempre su impulso di Alessandro VI, viene poi costruito un torrione all'imboccatura del ponte e scavato un fossato attorno alle mura. Inoltre il castello viene dotato di un nuovo appartamento affrescato niente meno che dal Pinturicchio e di nuovi giardini e fontane. Quello che fu un mausoleo e poi una fortezza
Ora è una reggia lussuosa nella quale il pontefice organizza feste e banchetti. Anche il suo successore, Giulio II, preferisce risiedere all'interno del castello piuttosto che nel Palazzo Vaticano. Su suo incarico, Giuliano da San Gallo e Guglielmo da Monferrato migliorano la comodità degli alloggi papali e realizzano la loggia verso il Tevere, ancora oggi è ricordata con il nome di Giulio II. Ma al di là dello sfarzo, i tanti lavori sulla struttura difensiva non sono stati inutili, come testimoniano i 7 mesi d'assedio che poco più di 30 anni dopo vedono resistere Papa Clemente VII alle temibili truppe di Carlo V d'Asburgo, i celebri Lanzichenecchi, che nel 1527 sono protagonisti del sacco di Roma. Nel 1542 è Papa Paolo III a incaricare Antonio da San Gallo il Giovane di nuovi lavori di ristrutturazione del castello. La decorazione è affidata a Perin del Vaga, collaboratore di Raffaello, a Lucio Luzi e Livio Agresti, detto il Riccioluto, tra i maggiori esponenti del manierismo. Paolo IV, poco oltre la metà del secolo, ordina invece la costruzione della cinta bastionata pentagonale che circonda il castello sotto la supervisione dell'architetto Francesco Leparelli, famoso per essere stato assistente di Michelangelo e ingegnere di Cosimo I de' Medici. Nel 1630 Papa Urbano VIII ordina la distruzione delle fortificazioni anteriori, ivi compreso il torrione fatto costruire da Alessandro VI Borgia, e trasferisce l'ingresso principale sul lato destro, oltre a ordinare la costruzione di una nuova cortina muraria frontale, di nuovi posti di guardia e casermette. Poco meno di 40 anni dopo, Clemente IX si dedica invece a Ponte Elio e ordina l'installazione di 10 angeli in marmo. Proprio a partire da quel momento, il ponte verrà chiamato Ponte Sant'Angelo. Nel corso dell'Ottocento, il castello, chiamato anche con il nome di Forte Sant'Angelo, è utilizzato come carcere politico. Solo a seguito dell'Unità d'Italia diventa proprietà demaniale dello Stato e viene riconvertito prima in caserma e poi, a seguito dei lavori di restauro del Genio del Regio Esercito, ospiterà il Museo dell'Ingegneria Militare. A dirigere i lavori è il marchese colonnello Luigi Durand de la Pen, con il suo collaboratore Mariano Borgatti. Lo stesso Borgatti è il primo direttore del nascente Museo dell'Ingegneria Militare, che nel febbraio del 1906 viene inaugurato all'interno del castello. 5 anni dopo il museo viene trasferito nelle casermette, fatte costruire da Urbano VIII. Tra il 1933 e il 1934 una nuova ondata di restauri fa sì che vengano ripristinati i fossati e i bastioni. Le casermette vengono demolite e la zona tra la cinta quadrata e la struttura pentagonale viene sistemata a giardino. Nel 1939 il Museo dell'Ingegneria Militare viene definitivamente spostato in un'altra sede. Oggi il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo ospita numerose collezioni di ceramiche, quadri e sculture ed è centro di corsi, iniziative e attività didattiche che promuovono la conoscenza del museo presso il grande pubblico. Ma Castel Sant'Angelo, come quasi tutti i monumenti millenari del mondo e d'Italia in particolare, non poteva esimersi dall'avere la sua buona dose di leggende e fenomeni misteriosi. Siamo nel 590 d.C. e qualcuno, da una sponda del Tevere, indicando un monumento gigantesco, lo chiama Castellum Sancti Angeli. Ma perché? Sono anni bui. Roma è stata colpita da un'epidemia di peste. Leggenda narra che in quei terribili momenti vi fossero un angelo e un diavolo che giravano per la città. L'angelo indicava con la sua spada le porte delle case, mentre il diavolo con uno spiedo batteva alla porta. A ogni colpo una persona nella casa moriva. Per cercare di porre fine alle morti, Papa Gregorio Magno mise in atto una processione penitenziale, pregando affinché la città potesse risollevarsi da tale afflizione. Si racconta che lo stesso pontefice vide l'angelo sulla cima del mausoleo di Adriano, intento a rinfoderare la spada prima di ritornare nel regno dei cieli. Per lui, non c'è dubbio, si tratta di un segno divino. L'epidemia annuncia, ha i giorni contati, e ciò si rivela miracolosamente vero. Da quel momento l'edificio, già Castellum,
Verrà chiamato Castel Sant'Angelo. La prima statua raffigurante l'arcangelo, realizzata per commemorare l'evento, viene costruita in legno. Ne segue una seconda in marmo, distrutta durante la sommossa del 1379. La terza, anch'essa in marmo ma con ali di bronzo, va in pezzi quando un fulmine colpisce il castello e fa saltare in aria un deposito di polvere da sparo. Nel 1497 si opta per una statua di bronzo, ma nel 1527 l'esigenza bellica impone di fonderla per realizzarne cannoni. Nel corso dello stesso secolo ne viene costruita un'altra versione in marmo con le ali in bronzo. Nel 1753 viene sostituita da quella attuale, completamente in bronzo. A realizzarla è lo scultore fiammingo Peter Anton von Verschaffelt. Un'altra leggenda molto conosciuta e con un ottimo lieto fine è quella del mago Pietro Bailardo. Bailardo è una figura leggendaria e talvolta una maschera popolare italiana di brigante e capitano di ventura. Le storie che riguardano questo personaggio appartengono alla tradizione orale di molti comuni dell'Italia centro-meridionale, che lo descrive come il più potente dei maghi, istruito dal libro del Comando, un antico formulario di magia nera che si diceva scritto ai tempi di Virgilio, se non addirittura frutto della mano dello stesso poeta latino. Nel lontano XV secolo il potentissimo mago fu arrestato e gettato in una cella comune a Castel Sant'Angelo. I suoi compagni di prigionia, 15 in tutto, una volta saputo chi era, lo trattarono con rispetto ed egli trascorse con grande tranquillità la sua prima notte da recluso. Il giorno dopo, discorrendo con loro, Bailardo affermò di saper fare grandi magie e disse, nel caso l'avessero desiderato, di poterli fare evadere tutti dalla prigione. I compagni di cella inizialmente non gli credettero, ma, non avendo nulla da perdere, lo invitarono a dare pronta dimostrazione delle sue parole. Allora Bailardo si avvicinò alla parete della cella che si affacciava all'esterno e tracciò un cerchio nell'aria. Dopodiché, raccolto un pezzetto di legno bruciacchiato, disegnò un'imbarcazione sul muro, pronunciando alcune parole magiche. «Bene, adesso potete salire a bordo», disse ai suoi compagni di prigionia, che stupefatti avevano assistito alla scena. Uno di loro si avvicinò alla barca per scoprire che era vera. Gli uomini non aspettarono oltre. Di corsa salirono a bordo. Al momento di entrare egli stesso sull'imbarcazione, il mago si sdoppiò e lasciò il suo doppione all'interno della cella. «Perché lo fai?» gli chiese uno di loro. «Non voglio perdermi la faccia dei carcerieri quando entreranno nella cella», fu la risposta. La barca iniziò a navigare veloce sul Tevere, fin quando, spuntate delle ruote da sotto lo scafo, condusse in salvo tutti i prigionieri inoltrandosi nella campagna. Sebbene la storia del mago Pietro Bailardo sia divertente, non tutte le leggende che riguardano Castel Sant'Angelo sono a lieto fine. Si racconta infatti che un fantasma abiti Ponte Sant'Angelo e che sia possibile vederlo nella notte tra il 10 e l'11 settembre di ogni anno. Il fantasma è quello di Beatrice Cenci, giovane dama vissuta nella Roma tardo rinascimentale, protagonista di una triste storia che la vede appena sedicenne oggetto di violenze da parte del padre Francesco Cenci. Beatrice nasce a Roma nel 1577. I Cenci sono una famiglia nobile romana di antica discendenza. Il padre Francesco è un conte rissoso e violento e ha frequenti problemi con la giustizia. Durante il pontificato di Papa Sisto V è costretto all'esilio nella rocca di Petrella Salto, sulle montagne tra il Lazio e l'Abruzzo. Qui, infatuato di una fanciulla del vicino paese di Vittiana, la fa rapire e in seguito al rifiuto di lei la fa uccidere dai suoi uomini. La notizia non tarda ad arrivare all'orecchio di Marzio Catalano, amante della fanciulla e capobrigante del luogo, che corre alla rocca per ottenere vendetta, ma il conte, avvertito per tempo, si rifugia prima a Napoli e poi di nuovo a Roma, confortato dalla morte di Sisto V. Alla morte della madre, avvenuta in circostanze misteriose, Beatrice e sua sorella maggiore Antonina vengono inviate al monastero della Santa Croce di Montecitorio come educande. Vi rimangono per 8 anni, ma al loro ritorno in casa
La situazione è peggiorata. I 3 figli maschi maggiori, Giacomo, Cristoforo e Paolo, vivono nell'indigenza ed esasperati nel 1594 fanno causa al padre e la vincono. Nello stesso anno Francesco si macchia dell'accusa di sodomia e per liberarsene paga una cifra spropositata, erodendo ulteriormente il patrimonio familiare. I figli chiedono quindi l'intervento del pontefice Clemente VIII, ottenendo il suo aiuto e contribuendo all'ira paterna. Dopo aver sborsato molto denaro per la dote della figlia maggiore, Francesco rinchiude Beatrice e la seconda moglie Lucrezia Petroni nella rocca di Petrella Salto. Qui loro ottengono la comprensione dei servitori, anch'essi maltrattati da Francesco. Poco dopo, lo stesso Francesco si ritira alla rocca per problemi di salute. Ora Beatrice non ha scampo ed è tormentata dal padre in ogni occasione. Per lei, l'unica via rimasta è l'omicidio. La notte del 9 settembre 1598, con la complicità di buona parte della famiglia, l'ex castellano Olimpio Calvetti e Marzio Catalano uccidono a martellate Francesco e gettano il corpo dalla balaustra, simulando un incidente. Ma la morte del tiranno attira troppi sospetti e il riscontro dei medici parla di un'incompatibilità tra le ferite e la morte per caduta. Vengono aperte 2 inchieste, una da parte del viceré di Napoli, l'altra da parte di Marzio Colonna, proprietario della rocca. Condotti a Castel Sant'Angelo, Beatrice e la matrigna assistono alle torture di Catalano, ma negano ogni coinvolgimento. Uno alla volta, tutti gli imputati vengono torturati e tutti finiscono per dare la colpa a Beatrice. Infine, verrà anche lei torturata e confesserà, ponendo fine al processo. Il 10 settembre 1599 Beatrice fu condotta al patibolo sulla piazza di Ponte Sant'Angelo e decapitata, mentre una folla numerosa assisteva all'esecuzione, tra cui si dice fosse presente anche il pittore Caravaggio. La giovane venne sepolta in una tomba anonima nella chiesa di San Pietro in Montorio, ma il suo ricordo non scomparve. La leggenda narra che il suo fantasma appaia ancora oggi, ogni anno, nella notte tra il 10 e l'11 settembre, nell'atto di dirigersi dal Ponte Sant'Angelo verso la piazza del Patibolo, reggendo la propria testa fra le mani. La storia di Beatrice Cenci, ambientata sullo sfondo della Roma rinascimentale, risuona ancora oggi come un racconto di tragedia, ingiustizia e mistero. Beatrice è ricordata non solo per il crimine che sconvolse la città, ma anche per la leggenda che la vuole ancora presente come uno spirito inquieto. Altra leggenda conosciuta da gran parte dei romani è quella che riguarda il boia di Roma, Mastro Titta passa il ponte. Così dicevano i cittadini romani quando scorgevano il boia dello Stato Pontificio che attraverso il Ponte Elio si dirigeva al castello, ben consapevoli che presto qualcuno sarebbe stato giustiziato. Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta, fu solo uno dei tanti boia a servizio dello Stato Pontificio, ma fu uno dei più famosi anche per la durata della sua carriera, ben 68 anni. Una carriera lunghissima anche per i giorni nostri, ma non dimentichiamo che Bugatti esercitò la professione tra il 1796, dalla tenerissima età di 17 anni, fino al 1864, quando dopo ben 514 esecuzioni, all'età di 85 anni venne sostituito e finalmente pensionato. Quando non torturava, squartava, impiccava o ghigliottinava i condannati nella piazza di Castel Sant'Angelo, Mastro Titta si dedicava al mestiere ben più tranquillo di ombrellaio nella sua bottega di proprietà. Ma in qualsiasi momento poteva essere richiamato al dovere. Mastro Titta allora chiudeva in fretta e furia la bottega e attraversava il Ponte Elio, per lo sgomento di chi lo vedeva passare. Sebbene malvisto per la sua professione, Mastro Titta era a suo modo una celebrità nella Roma del XIX secolo. Nel 1891 venne pubblicata una sua falsa autobiografia dal titolo Mastro Titta, il boia di Roma, memorie di un carnefice, scritte da lui stesso. A lui vennero dedicate nel tempo molte poesie, commedie musicali e pellicole.
entrato a far parte della tradizione popolare romana, alimenta un'altra leggenda spettrale. Si dice che il suo fantasma, avvolto nel mantello rosso che usava quando esercitava la professione di boia, possa esser visto passeggiare alle prime luci dell'alba presso molti dei luoghi delle esecuzioni, non ultimo nella piazza di Ponte Sant'Angelo, dove si dice che offra una presa di tabacco a chi incontra, come usava fare in vita con i condannati. Il Castel Sant'Angelo è stato utilizzato come prigione per molti secoli. Le celle, tra cui la temuta segreta di San Marocco o San Malò sul retro del bastione San Marco, erano riservate a detenuti di alto profilo. Personaggi come Benvenuto Cellini, Platina, Pomponio Leto, Beatrice Cenci e Giordano Bruno sono stati imprigionati qui. Cellini è famoso per la sua evasione durante una festa, utilizzando lenzuola annodate per calarsi dal bastione San Giovanni. Lo scultore e scrittore orafo fiorentino, famoso oltre che per le sue opere, per il suo animo inquieto, fu incarcerato nel 1538 con l'accusa di aver sottratto dei beni alla Chiesa durante il sacco di Roma da parte dei Lanzichenecchi. Ma, com'è facile immaginare, l'artista non se ne stette buono a scontare la sua pena. Una notte in cui il castello era in festa per il Corpus Domini, Cellini, dopo aver forzato la porta della cella con delle tenaglie che aveva sottratto al suo carceriere, si calò dal bastione San Giovanni con il classico metodo delle lenzuola annodate. L'atterraggio non fu dei più morbidi e infatti gli causò una frattura della gamba. L'artista riuscì comunque a fuggire e a rifugiarsi presso il cardinal Cornaro, che però, di lì a poco, lo riconsegnò al Papa. Tornato a Castel Sant'Angelo, questa volta in una cella ancora più angusta e buia, Cellini approfittava dell'unica mezz'ora di luce del giorno per leggere la Bibbia. Su una parete della cella è tutt'oggi posto un vetro a protezione del disegno di un Cristo risorto, di cui l'artista, nella sua celebre autobiografia Vita, si attribuisce la paternità. Verrà graziato dal Papa e scarcerato nel dicembre del 1539 per intercessione del cardinale Ippolito II d'Este e del re di Francia. Una delle caratteristiche più intriganti di Castel Sant'Angelo è il suo passaggio segreto, noto come Passetto di Borgo. Questo corridoio sopraelevato collegava la fortezza al Vaticano, permettendo ai papi di fuggire in caso di pericolo. Il Passetto di Borgo, noto anche come Ercorridore nel dialetto romanesco, non è esattamente un segreto, poiché molti romani e non solo ne sono a conoscenza. Tuttavia pochi hanno avuto l'opportunità di esplorare internamente questo passaggio protetto che collega il Vaticano a Castel Sant'Angelo. Originariamente costruito nel 1277 come una via di fuga segreta per i papi in caso di pericolo, il passetto permetteva loro di raggiungere rapidamente la sicurezza del castello. Nel corso dei secoli è stato ampliato e fortificato da vari papi, dotandolo di camminamenti di guardia e torri di avvistamento. Durante eventi storici come l'invasione di Roma da parte delle truppe francesi di Carlo VIII nel 1494 e il sacco di Roma dei Lanzichenecchi di Carlo V nel 1527, il passetto si dimostrò vitale per la fuga del pontefice. Lungo circa 800 metri il passaggio va dai Palazzi Vaticani fino al bastione San Marco di Castel Sant'Angelo. Oggi, sebbene non accessibile al pubblico in modo autonomo, è possibile visitarlo tramite tour guidati. Ma Castel Sant'Angelo non poteva mancare nemmeno nella filmografia moderna e compare addirittura nella Tosca, eroina del dramma storico di Victorien Sardou e dell'opera lirica di Puccini. Nell'ultimo atto Tosca si getta da Castel Sant'Angelo, dove il suo amante, il pittore Mario Cavaradossi, è appena stato giustiziato con l'inganno. Castel Sant'Angelo è anche uno dei luoghi simbolo del film Angeli e Demoni. Il film, tratto dall'omonimo libro di Dan Brown, porta lo spettatore in un viaggio attraverso le suggestive location di Roma e Città del Vaticano, e Castel Sant'Angelo gioca un ruolo importante nella trama del film. Quando 4 cardinali vengono rapiti dagli Illuminati, il professor Langdon si trova a indagare sulla loro scomparsa. La ricerca lo porta attraverso le strade di Roma fino a Castel Sant'Angelo, l'imponente fortezza che si erge sulle rive del fiume Tevere. Attraversando il suggestivo Ponte Sant'Angelo, adornato da statue di angeli,
Langdon e i suoi compagni entrano nella fortezza alla ricerca di indizi. All'interno, Langdon scopre il passetto di Borgo, un'antica via di fuga che collegava il castello ai palazzi vaticani. La corsa contro il tempo li porta infine nella necropoli sotto la basilica di San Pietro, dove si svolge il culmine della storia. Oltre a Castel Sant'Angelo, il film presenta una serie di altre location iconiche di Roma e della città del Vaticano, ricreando interni di edifici storici e opere d'arte famose. Abbiamo attraversato secoli di storia, esplorato stanze cariche di mistero e ascoltato le leggende che ancora oggi avvolgono Castel Sant'Angelo. Da mausoleo a fortezza, da prigione a residenza papale, questo luogo ha visto passare alcuni dei momenti più importanti della storia di Roma, testimone silenzioso di intrighi, battaglie e segreti inconfessabili. Ma il fascino di Castel Sant'Angelo non si esaurisce nei suoi corridoi o nelle sue mura imponenti. Ogni pietra sembra custodire una storia, ogni passaggio segreto nasconde un enigma. Chiunque lo visiti non può fare a meno di percepire un'energia particolare, come se il tempo qui si fosse fermato, lasciando spazio a un'eterna danza tra storia e leggenda. E poi ci sono i misteri, le apparizioni di figure spettrali, i racconti di chi giura di aver udito sussurri nel silenzio della notte, le storie di fughe leggendarie e di destini spezzati. Castel Sant'Angelo non è solo un monumento, è un libro aperto su un passato che continua a vivere. Forse la prossima volta che passerai davanti a queste mura imponenti, guarderai il castello con occhi diversi. Ti fermerai a osservare l'angelo sulla sua sommità e magari ti chiederai quanti segreti restano ancora nascosti tra le sue stanze.